Bene amici, oggi scopriamo insieme la Poseidon Blue Water 210, una barca con una lunghezza fuori tutto di 6,75 m e una larghezza di 2,35 m, quindi perfettamente carrellabile. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che vede una potenza minima a partire da 100 cavalli fino ad arrivare a una massima da 200 con potenza consigliata da 150 cavalli. Notiamo come all'interno della plancetta di sinistra ci sia la scaletta risalita inserita in modo tale da non intralciare il piano di accesso a bordo, così da non avere ostacoli sul piano orizzontale, poiché abbiamo questo supporto centrale e poi possiamo tranquillamente passeggiare in tutta l'estensione della zona posteriore e oltretutto il pozzetto motore ha davanti a sé questa striscia rivestita in vetroresina antisdrucciolo, così come l'intero piano di calpestio, così che consente di passare da un lato all'altro e sfruttare entrambe le plancette in maniera del tutto indipendente l'una dall'altra, dal momento che c'è la possibilità di installare una scaletta di risalita anche nella plancetta controlaterale. Non manca in questo caso il supporto del motore ausiliario proprio per mostrare tutte le varie modalità di allestimento e quindi la barca può essere utilizzata per molteplici usi. Non mancano ovviamente le gallocce per l'ormeggio posizionate lateralmente, mentre l'ingresso a bordo è preferenziale sul lato di sinistra. Notiamo che c'è questo corridoio con supporto superiore che funge appunto non solo da estensione del divano di poppa, ma possiamo anche sollevarlo per avere un vero e proprio corridoio e quindi agevolare l'ingresso in pozzetto. Pozzetto che, come vedete, è libero da ostacoli, quindi possiamo tranquillamente muoverci in tutta la zona di poppa senza nessun tipo di problema e già da qui siamo ben protetti all'interno delle murate, perché guardate l'altezza, supera ampiamente il mio ginocchio, arriva alla metà della mia coscia e c'è anche questa battaiola di poppa a fornire un vero e proprio supporto TNT bene anche per le persone meno esperte, quindi ottica anche un utilizzo noleggio e charter. In più il divano di poppa ha un layout modulare perché lo schienale può essere inclinato di 90 gradi per aumentare ancora di più la sua estensione e quindi creare un prendisole posteriore, e oltretutto è gavanato al suo interno. Sollevando il portello si ha accesso al vano tecnico con batterie, impianti, pompa di sentina e tantissimo spazio per lo stivaggio, mentre poco più avanti troviamo la presenza del blocco seduta che anch'esso può essere modificato secondo le esigenze dell'armatore. In questa configurazione troviamo un vero e proprio divano con schienale per due persone, ma che può essere anche ribaltato verso prua in questo modo per creare un'area conviviale di poppa, e al suo interno c'è un grandissimo gavone che all'occorrenza può essere anche coibentato per diventare una ghiacciaia, oppure possiamo richiedere anche l'installazione di un frigorifero elettrico. E a proposito di stivaggio, non solo abbiamo questi due gavoni piuttosto ampi, ce n'è anche un terzo al di sotto del corridoio che può diventare anche una vera e propria vasca del vivo, oppure può essere coibentato anch'esso per diventare una piccola ghiacciaia all'interno. Vi parlavo quindi della modularità del layout, poiché in questo allestimento abbiamo questa seduta con schienale reclinabile, ma abbiamo altre due versioni, una con doppio sedile indipendente, così da creare una vera e propria seduta dedicata sia per il comandante che per il copilota, oppure con un poggiareni e alle spalle un blocco cucina con all'interno un lavello e ovviamente vano di stivaggio dedicato. Io mi pongo quindi al timone, vedo che è facilmente raggiungibile davanti a me e soprattutto posso sfruttare l'inclinazione del gradino strutturale della console per poter puntare i piedi e avere maggior supporto. E guardate qui, la postazione di comando permette di essere ben protetti all'interno di questo parabrezza che è piuttosto generoso per la sua categoria e quindi offre un'ottima protezione dal vento frontale, oltre ovviamente a poter sfruttare i due supporti laterali anche come maniglie tinti bene. Il resto della plancia è completamente configurabile su richiesta. Qui vediamo la predisposizione per il display multifunzione per avere informazioni non solo sulla navigazione ma anche per quanto riguarda lo stato del motore, mentre qui in alto ci sono gli interruttori on-off e qui c'è un'ottima predisposizione per poter inserire lo smartphone e poterlo anche caricare grazie alla presenza della presa USB, ma all'occorrenza si può installare anche un caricatore wireless. Qui non mancano ai lati due portabicchieri davvero molto pratici con maniglia tentibene dedicata per il copilota, così da poterlo far restare comodamente seduto e riparato e al tempo stesso avere un punto di supporto. Infine centralmente c'è la predisposizione per la manetta di potenza e in basso una borsa impermeabile dove riporre tutti i documenti di bordo. Ci spostiamo quindi verso prua, guardate il layout center console di questa barca permette di avere quindi un doppio corridoio simmetrico e soprattutto piuttosto generoso, perché guardate io riesco a muovermi senza nessun tipo di problema e come vi dicevo
siamo ben protetti all'interno delle murate. Arriviamo quindi nella zona di prua che rispecchia la filosofia di questa imbarcazione, quindi possiamo tranquillamente muoverci in qualsiasi punto della barca senza alcun tipo di problema, mentre anteriormente alla console il cantiere ha ottenuto quest'altra poltrona biposto con schienale fisso, ma che soprattutto anch'essa si può sollevare inferiormente, dare accesso a un grande vano di stivaggio dove si può anche accedere alla botola di ispezione del serbatoio del carburante da 100 litri, ma che opzionalmente può arrivare fino a 180 litri. Vi mostro anche sul piano di calpestio le canaline di scolo dell'acqua, perché l'acqua può defluire tranquillamente, vedete, all'interno di questo binario e poi scorrere dagli ombrinali, così da lasciare il piano di calpestio sempre perfettamente pulito e non avere nessun tipo di problema anche durante le operazioni di lavaggio. A prua notiamo questa configurazione che segue l'intero profilo della barca dotata di una prua davvero molto ampia, anche di una carena studiata per deviare gli spruzzi lateralmente, così da non impattare eccessivamente e non avere nessun tipo di problema anche durante il mare mosso. Ma guardate qui, abbiamo 3 cuscini indipendenti che nascondono al loro interno altri 3 gavoni. Ci sono 2 laterali dedicati allo stivaggio e soprattutto sono con vasca controstampata, così come tutti i gavoni a bordo, così da lasciare tutti gli oggetti ben puliti e asciutti all'interno, mentre centralmente c'è la predisposizione per il vano dell'ancora, così da far permettere alle persone di manovrare tranquillamente da questa zona di prua, perché guardate qui, io sono ben protetto all'interno della barca e non c'è bisogno di sporgermi eccessivamente per arrivare direttamente sul musone, ma opzionalmente possiamo installare anche un verricello, quindi con ancora incastonata all'interno della prua. In basso invece non manca un ulteriore vano di stivaggio, guardate qui, aprendolo notiamo la facilità di accesso e soprattutto, come vi dicevo, i gavoni sono perfettamente puliti, con anche guarnizione per smorzare gli impatti. E come vedete, su una barca di queste dimensioni c'è tantissimo spazio per lo stivaggio, per lasciare tutto perfettamente in ordine, e soprattutto il piano di calpestio è libero da ostacoli. E oltretutto la zona di prua è modulare, poiché possiamo scegliere di installare una prolunga con cuscino per creare un unico grande prendisole davvero molto ampio, oppure all'occorrenza sollevare con una base il supporto e avere una dinetta anteriore davvero comodissima, perché guardate qui quante persone riescono a rilassarsi qui nella zona anteriore, considerando anche la presenza della poltrona per 2 persone installata qui anteriormente, e siamo ben protetti sempre all'interno delle murate, oltre alla presenza della battaiola che parte da centroscafo, quindi ci dà un punto di supporto in qualsiasi punto della barca. Arriviamo quindi all'estremità anteriore e notiamo che l'allestimento è completato dalla doppia galloccia da un lato e dall'altro per tutte le operazioni di ancoraggio e di manovra. E quindi, cari amici, questa è la Poseidon Blue Water 210. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City.